Bentrovati al secondo appuntamento del nostro ciclo di interviste ad Ema, leader dei Talco, con il quale ripercorreremo le tappe della carriera attraverso i loro album. Hai sentito la sintesi storica introduttiva consueta che faccio all'inizio di questa intervista? Sì, certo. E con questa ricostruzione degli eventi, mentre la scrivevo ho immaginato che qualcuno potrebbe obiettare che nella mia ricostruzione sia posta troppa enfasi sugli avvenimenti drammatici di quel periodo. Ma in effetti la società era imbevuta di queste influenze e percezioni, e inoltre che il vostro progetto musicale ha sempre rivelato una forte componente impegnata e politica. Che significato può avere l'impegno o anche l'esercitare l'essere politici attraverso la musica? In realtà è una domanda che io mi faccio quotidianamente e alla quale non so come rispondere o rispondo sempre in maniera diversa. Però questo rispondere in maniera diversa secondo me non è un sintomo di contraddirsi o di incoerenza. È che una risposta esauriente non c'è. L'approccio che avrei voluto e che spero sia stato raggiunto anche come obiettivo per il Talco era proprio di parlare di quello che ci interessava, partendo, e per la prima volta credo l'abbiamo fatto in questo caso, da una tematica comune, che è la crisi della sinistra. Abbiamo ricordato il 2006 come un anno indimenticabile per gli italiani legato ai mondiali di calcio in Germania. Io so che tu sei un amante del calcio, lo giochi, lo segui e sei un tifoso del Milan dai tempi di Arrigo Sacchi. Hai una passione sfrenata per Maradona, al quale hai dedicato anche una canzone. Che ricordi hai del periodo di Calciopoli? Oltre a Maradona, uno dei miei giocatori preferiti era Zidane. Quindi insomma, mentre tutti gli stavano urlando improperi il giorno dell'espulsione, io ero fermo, impalato, quasi imbarazzato. Quanto a Calciopoli ho dei ricordi abbastanza indelebili. Io credo che con l'avvento di Calciopoli abbiamo mostrato a tutti il marcio. E questa è la prima cosa, è la più naturale. Ma la cosa meno naturale è come si accetti il marcio in base al tifare per una squadra o per l'altra. Tutto quello che non ha a che fare col gioco, tutto quello che ha a che fare con la vittoria facile, col corrompere un arbitro, con qualsiasi cosa, va emarginato. E a me il fatto che siano stati giustificati atti del genere mi fa pensare anche al periodo storico in cui vivevamo, dove tutto ciò che aveva a che fare con una critica sul periodo oscuro di una persona veniva tacciato come giustizialismo o cose del genere. Io vedo la stessa cosa nel calcio e credo che sia stato infettato. E da tifoso del Milan posso vedere anche chi è che l'ha infettato, insomma. Entriamo ora nell'argomento di oggi, Combat Circus, 12 tracce per un totale di 32 minuti, prodotto con la casa discografica indipendente Cobb Records. Ci vuoi parlare un po' del tuo rapporto con questa etichetta che riguarda anche il vostro album precedente? È stato il nostro inizio quanto la nostra salvezza. Ci ha spiegato che all'estero fondamentalmente funzionava la meritocrazia. Si è sempre organizzato le cose da solo, autoprodotto le cose da solo, ed è una cosa evidentemente che ci ha trasmesso, naturalmente c'è un rapporto che va oltre quello lavorativo, perché c'è un rapporto d'amicizia anche dato da una visione appunto della vita musicale molto affine che coltiviamo tuttora. Un argomento che non abbiamo affrontato la volta scorsa e che possiamo recuperare in questo incontro è come è avvenuta la registrazione del primo album, e quindi possiamo parlare della registrazione del primo album e della registrazione del secondo, nelle somiglianze e nelle differenze. Su Tutti Assolti l'approccio è stato: aiuto, c'è uno studio che ci sembrava un castello reale. In realtà lo era, perché era un gran studio, il Majestic Studio. Non sapevamo cosa fare, siamo stati completamente istruiti nella maniera di registrare un disco. Da questo punto di vista c'è una grande differenza, perché eravamo arrivati più maturi, più consapevoli del nostro stile, che era uno stile più personale. Però una cosa in comune con Tutti Assolti, in comune in un certo senso, era che non avevamo ancora idea di cosa fosse la produzione di un disco, il mixaggio, la fase di mixaggio, l'affidarsi a un tipo di sound, una pasta che avrebbe caratterizzato e messo in mostra lo stile che volevamo suonare.
con Combat Circus c'era un genere nuovo da affrontare, c'era un genere più personale e non sapevamo ancora se avremmo dovuto valorizzare più il lato punk o il lato folk del genere, e nel dubbio abbiamo veltronianamente detto facciamo tutte e due. Fatto un 50-50. Quello che ne è stato il risultato era una pasta di nulla, fondamentalmente, che non valorizzava né il punk né il lato paccianca o folk della cosa. Abbiamo dovuto decidere: o si fa uno o si fa l'altro. Io ho deciso subito per il punk, mi piaceva la produzione di Americana Idiot dei Green Day, e credo che sia stata una scelta giusta, perché ancora oggi quella potenza di Combat Circus è impareggiabile nei dischi. Forse siamo arrivati a questo livello di potenza negli ultimi dischi. Possiamo dire che un processo di produzione travagliato ha portato a un risultato soddisfacente per voi. Sì, sicuramente, ma i processi di produzione sono sempre travagliati in realtà, perché devi scontrarti anche con tanti dubbi e hai anche una responsabilità, perché hai dei giorni contati, li stai pagando, stai facendo una produzione, appunto, una produzione tutta autogestita, però se il risultato è soddisfacente come è stato quello di Combat Circus ti compensa anche delle fatiche. La volta scorsa dicevamo che solitamente la prima opera è considerata di più semplice realizzazione. E com'è andata in questo caso il secondo lavoro, che è uscito a distanza, possiamo dire, più o meno di 2 anni dalla prima? Essendo tutti assolti, registrato nel 2003 ed uscito nel 2004, in quell'anno non siamo stati fermi, non abbiamo solo aspettato una produzione di un disco. Quei 3 anni sono stati più pieni rispetto ai 2 vecchi. Si è inframmezzato la fase di stesura dei pezzi con quella del tour, e in più c'è subentrato il bisogno di staccarsi, da limitare e basta. Vorrei rimanere ancora in questo periodo tra il primo e il secondo album per chiederti, oltre al lavoro sulla musica, cosa è successo, cosa avete fatto, i concerti, dove, e sicuramente mi dovrai parlare del concerto del Punk Italia, che probabilmente è da considerarsi il primo grande concerto vostro. Il Punk Italia è praticamente una rassegna di tutti i gruppi famosi o non della scena punk italiana, quelli più rappresentativi, diciamo, del periodo, e noi abbiamo partecipato al Punk Italia appunto del novembre del 2005. Non era il primo concerto a Berlino, perché venivamo già da 2 tour che avevano toccato Berlino. È stato il primo contatto con la scena punk italiana. Avendo già fatto 2 concerti, normalmente la gente iniziava a cantare le tue canzoni, cominciava già a conoscerti, quindi in un clima in cui si partiva tutti da zero. Noi forse non partivamo da 10, ma partivamo da 1 o da 2, solo che si credeva di trasportare una fama che era italiana in quel di Berlino. E questo è stato l'errore principale, che ha creato dei dissapori da parte di altri gruppi nei nostri confronti, senza che io conoscessi determinate persone. Insomma, è stato qualcosa di spiacevole al tempo, però piacevole perché questo senso di fare qualcosa di più è stato il nostro filo conduttore ed è stato il nostro punto di forza. E si è visto anche al Punk Italia, in effetti, perché con noi c'era molta gente, ci ha temprati, ha creato Italco. Questa continua invidia, questo senso di anche nostro di impotenza nei confronti delle critiche gratuite esterne ci ha creato un'armatura, siamo diventati più forti e abbiamo costruito una risposta in questo, fare sempre del nostro meglio. Cioè siamo arrivati a Combat Circus, facciamo Mazeltov, siamo arrivati a fare la torre, facciamo la danza dell'autunno rosa, e per noi è stato proprio un punto di forza questo. Sì, devo dire che immagino che la più grande soddisfazione in quel periodo fosse di vedere un pubblico non italiano che canta le vostre canzoni in italiano, e questo è un privilegio che pochissime band e anche pochissimi artisti solisti della scena musicale possono vantare questo tipo di esperienze. Si crede sempre che a livello di, chiamiamolo marketing, per vendere si debba scrivere in inglese. Questo non è sempre vero. Una lingua è anche musicalità, fa parte di una canzone. Nel caso nostro credo che sia stata una scommessa vinta. Siamo stati fortunati perché effettivamente non c'era velleità di cantare in italiano.
per farlo piacere ai tedeschi. Mi sentivo di cantare in italiano perché non volevo cantare in una lingua non mia, non volevo parlare di concetti, di miei punti di vista in una lingua mia e sviluppare delle tematiche in una maniera meno sloganistica possibile. E com'è stato accolto dalla critica musicale l'uscita del nuovo album? Molto molto bene. Le critiche più negative si aggiravano verso un 6 su 10, quindi siamo sempre stati veramente molto fortunati, per quanto io, mi dispiace dirlo con tutto il rispetto del lavoro delle persone, ma io sono molto contrario al ruolo di critico in generale nella musica, nello spettacolo, nell'arte, non nel senso di dargli un significato aulico a quello che fai o superiore a quello che è realmente. Una creazione viene dalla mente, è un disegno che ti fai nella mente, e giudicare una sensazione, giudicare un disegno credo che sia la cosa più prosaica che esista e quindi negativa. E aggiungere a questa prosa un giudizio del tutto soggettivo rende, ai miei occhi lo rende una cosa effimera. Credo che i Queen siano stati un gruppo bersagliato dalla critica e adesso sono considerati uno dei migliori gruppi di tutti i tempi per la capacità inventiva delle canzoni, per capacità di fare quello che volevano, di diversificare le canzoni e di renderle eterne. E allora arrivo a chiederti quali sono state le fonti di ispirazione di questo secondo lavoro, Combat Circus, quali le origini di questo disco? Abbiamo preso la Mano Negra come esempio, Manu Chao, la Radio Bemba, su una base più punk, quindi riferita al punk statunitense, quello della Fat Wreck. E a lui si fa riferimento per questo genere che viene chiamato paccianca? È una commistione di generi, nel caso della Mano Negra di Radio Bemba è una commistione di generi che va dal punk dei Clash allo ska, al reggae, al folk, all'etnico, alla latinoamericana. Noi ci siamo molto riferiti a quel genere là, l'abbiamo fatto in una base più legata al punk. E quindi ripartendo dal titolo Combat Circus, mi ricordo che a quel tempo si usava anche la definizione di combat ska. Una volta con combat c'era il bisogno di dare allo ska, che nei pregiudizi era visto come un genere frivolo, una connotazione per un senso di appartenenza quasi. Io voglio far vedere che sono militante. Adesso non è una cosa che mi interessa, lo sono tuttora, ma non è una cosa che mi interessa. Mi piace più il lato pensare ad un lato riflessivo della musica, che parla delle stesse cose, è militante allo stesso modo, ma ci aggiunge un tipo di riflessione data anche dalla maturità. Stiamo parlando di un periodo in cui ne avevo 20-25 e un periodo in cui ne ho 35-40. E tutto questo processo molto interessante dal mio punto di vista di ascolto di generi, di commistione, di trasformazione, di tentativi, ha coinvolto te in prima persona o è stato un lavoro di gruppo di tutta la band? Io credo che il genere, se nel 2006 fossero andati a registrare un altro batterista, un altro bassista, un altro chitarrista, un altro trombettista, sassofonista, il genere Combat Circus non sarebbe suonato in questa maniera. Quindi ognuno dà il suo contributo con il proprio stile, che proviene dai propri ascolti, dal proprio background culturale e musicale, ed è fondamentale per creare l'alchimia di un gruppo e l'alchimia di un genere. Mi sono sempre fidato del mio istinto, gli altri si sono sempre fidati di me, spero continuino a farli, però per ora la risposta è stata positiva, spero che continui il più possibile e ci porti ad altre soddisfazioni, insomma. Io ritengo che questi argomenti siano molto interessanti non solo per chi vi segue, vi apprezza, in modo da poter scoprire qualcosa di più su di voi, ma anche per chi ascoltandovi si pone delle domande per il fare musica, per dei musicisti che magari sono all'inizio della loro esperienza come gruppo, e ascoltando come avviene il processo anche in sala di registrazione oppure come avviene la riflessione sui generi musicali, può capire di più come si può arrivare poi alla fine a un prodotto. E abbiamo parlato quindi molto di queste influenze su quest'opera, su Combat Circus, ma non abbiamo ancora finito di parlarne, perché in questo album si avverte un'altra influenza nuova rispetto al disco precedente, che è quella che tu accennavi della musica italiana. Tu dicevi cantautoriale, ma è anche tradizionale, perché alla
alle mode più giovani dello ska e del punk si va a inserire una certa tradizione italiana che richiama la tarantella, la pizzica, l'utilizzo della fisarmonica, l'arrangiamento dei fiati. Quindi ci vuoi dire qualcosa appunto su questa tradizione italiana, su questo richiamo? Sì, quanto all'influenza della tradizione italiana è sempre una cosa che abbiamo voluto far nostra, perché fa parte appunto di questo lato folk dei Talco che non ci ha mai abbandonato. Prima parlavamo della produzione punk che avrebbe soffocato il folk, o del folk che avrebbe soffocato il punk. Decidendo per il punk non credo che sia mai stato soffocato il folk, anzi è stata una forza portante anche soprattutto del nostro genere, in alcuni casi ancora più forte del punk. Io credo che questa commistione di generi sia stata inevitabile, perché se avessimo ascoltato solo una musica forse avremmo fatto quella. Infatti penso che questo tipo di scelte hanno portato a connotarvi maggiormente, e in effetti questo è il disco in cui viene introdotta anche la prima ballata, che si tratta di una ballata conclusiva dell'album e che mette in luce le tue doti cantautoriali, di arrangiamento e anche di resa acustica. Sì, grazie. In realtà quella è una parte che a me piacerebbe sempre sviluppare di più, ma il lato delle ballad, forse a parte Perduto Maggio, non è tanto evidenziato. Mi fa piacere che venga evidenziato, perché è una parte di me e assolutamente anche una delle preponderanti. Io la sviluppo meno nei Talco, però questo non vuol dire che non la sviluppi. Per esempio con Diari Perduti, che il testo l'aveva scritto Federica, io avevo scritto le musiche e arrangiato. È stato proseguimento dell'intro come concetto dell'intro di Signor Presidente di Tutti Assolti, questa idea di lasciarmi andare in qualcosa di più quasi meditativo in un certo senso, ed è una parte di me, quindi l'ho voluta mettere su un disco e l'ho sempre voluta mettere. Fin qui ci siamo occupati di musica soprattutto, ma non possiamo non parlare anche di scrittura, perché con quest'album si avverte un cambio radicale nella scrittura, nella lirica, che diventa più ricercata, diventa più poetica, fino a diventare quasi criptica, quasi ermetica, ma questo si evidenzierà maggiormente negli album successivi. A cosa è dovuta questa spinta e dove voleva arrivare questa ricerca? Il fatto che si vedrà nei dischi successivi sia dovuto proprio ancora una mancanza di coraggio. Siamo ancora ancorati in un genere che ha molti pregiudizi, però c'era voglia di fare qualcosa di più di uno slogan, e a volte naturalmente risente dell'età. Se io scrivessi Il testamento di un buffone, che per me è un'ottima canzone, adesso però con la maturità di adesso forse userei parole ad esempio più criptiche, come avevi detto tu prima. Però devo dire che già al tempo sì, come hai notato, era forte l'idea di volersi staccare, e ci si stacca anche da un punto di vista del concetto di un disco. Mentre un disco prima parlava di tematiche, non erano uniti da una tematica comune. In Combat Circus si vede di più, perché parte da un distacco da parte della sinistra nei confronti del popolo, e di una fine anche dei movimenti. Da questa tematica comune parlo di appunto tematiche che ho a cuore, come quelle che ti ho detto prima, di cui parlavo anche su Tutti Assolti. E già questo secondo me è stato un gran punto di maturità rispetto a Tutti Assolti. Va aggiunta una cosa fondamentale che io trovo veramente importante, e che come segno di cambiamento tra il primo e il secondo album, e cioè l'introduzione di una forte componente autoriflessiva, ma di tipo ironico e autoironico. È meno seria, un prendersi meno sul serio, essere seri ma giocare molto. Sì, credo che il riassunto sia il testo di Testamento di un buffone. Da questo punto di vista non mi sono mai in vita mia preso sul serio. Non cadere appunto nella demagogia, nel populismo, nel qualunquismo. Ho sempre cercato di tenere i piedi per terra e di dire le cose come penso, appunto dicendole in maniera ironica, senza essere un capetto di popolo, senza dire una cosa nella speranza che la dica un altro. Testamento di un buffone proprio racconta questa cosa. Io mi sento proprio un clown. Ritorniamo ancora per un momento sul titolo.
Abbiamo provato a raccontare, a spiegare la componente combat e quindi il lavoro sulle influenze musicali. Circus e il circo allora corrisponde a questa parte ironica, autoironica? Beh, fondamentalmente sì, perché devo dire che il circo nell'immaginario di un ragazzino è sempre qualcosa di ludico. C'è quel modo leggero, poco serioso di presentare uno spettacolo e credo che si rifaccia molto a quell'immagine di cui ti ho parlato prima del sentirsi clown. E a questo si aggiunge uno scenario alle volte marittimo, alle volte piratesco, la tortuga, ripreso poi nel disco successivo Mazeltov. Come mai queste fonti di ispirazione? C'è stata una rivalutazione del tema del pirata nel senso positivo del termine. C'è stata la trilogia del blockbuster di Pirati dei Caraibi, tutti quindi vedevano i pirati come qualcosa di romantico in un certo senso. Nel lato della ribellione, dell'immaginario di questi appunto navigatori che vanno oltre le regole, è un immaginario che si confà in questo clima quasi caotico, quasi anarchico del circo, quindi si unisce in un certo senso. Vorrei ora farti una domanda più aperta sui contenuti del disco, su cosa parla, potresti anche citare delle canzoni a riguardo, sullo scopo, i temi, le tue intenzioni di comunicazione con questo disco, ma per fartela vorrei anche portare un tema preciso, un contraltare rispetto a quella ambientazione fantasiosa che in qualche modo accompagna queste storie raccontate attraverso le canzoni, e il contraltare, il peso sull'altro piatto della bilancia, è una forma di concretezza grande, secondo me espressa nei temi della città. Cioè un disco che ti porta lontano con la fantasia, ma che ti riporta alla tua città, ai tuoi luoghi di origine, ai tuoi luoghi quotidiani. Ti riferisci più alla carovana in questo caso, come Esatto. punto di partenza. La carovana è tra l'altro una canzone dedicata ad Emergency. Da quel momento, come dicevamo, ha cominciato a sviluppare qualcosa che dopo sarebbe stato anche la nostra forza, il disegnare astrattamente con la mente in un contesto ben delineato. E in questo caso appunto il parlare a livello di fantasia, magari immatura, di una carovana in una realtà diciamo distopica, però che riconduce a un contesto chiarissimo, credo che sia l'esempio più lampante di come è stato sviluppato Combat Circus. Abbiamo messo delle cose più immaginarie, raccontando una storia più metaforica, che secondo me sarebbe stata il nostro filo conduttore dei prossimi dischi, come il passo del cacciurdo, non inventandoci una parola, perché il cacciurdo è una parola arcaica che significa sordo, e mi sono immaginato semplicemente di descrivere una canzone, al tempo era sulla Lega, è una canzone che parla di populismo di destra, di qualunquismo, di razzismo, in una maniera che io al tempo reputavo più completa rispetto a tutti gli assolti. Ma il bello di una canzone non è come la consideri adesso, è come la consideri mentre la stavi scrivendo, il contesto in cui la stavi scrivendo, da cosa ti volevi staccare, da che tipo di scrittura, di concetto volevi staccarti. Credo che il passo del cacciurto sia una canzone emblematica in questo. E proprio questo si manifesta nel personaggio di un narratore che accompagna l'ascolto attraverso molte storie, e queste storie hanno in molti casi un riferimento a una certa tradizione di sinistra. In qualche modo l'abbiamo già accennato, però da Tortuga, in cui è inserito un audio de El Pueblo Unido a Será Vencido degli Inti Illimani, a richiami invece meno diretti, come certe sonorità, per esempio nella sedia vuota, che possono richiamare la melodia di Fischia al vento. E non possiamo non parlare della presenza in quest'album della versione ska punk, continuiamo a chiamarla così, di Bella Ciao, che comunque è un passo importante e rimarrà insomma nella memoria della musica leggera italiana, una canzone, Bella Ciao, che oggi nel 2020 è ancora sull'auge. Più Bella Ciao dovremmo fare una puntata, credo. Io credo che la domanda la facciamo o non la facciamo abbia avuto una risposta al tempo, ma la conferma che andava fatta
l'ha avuta solo nel 2020 e di fatto abbiamo scritto una canzone nel 2020 e te lo anticipo, si chiama Giga Popular, che racconta il perché facciamo Bella Ciao. Viviamo sempre immersi e anche schiacciati a sandwich da due fazioni, quella un po' più qualunquista che dice ormai i tempi sono cambiati, e ogni volta che parli di qualcosa che ha a che fare con la politica o con la resistenza vieni tacciato di anacronismo o sei quello della festa del bottiglione. Noi abbiamo sempre parlato di Bella Ciao, di come abbiamo parlato di Signor Presidente, è una canzone che parla delle nostre tradizioni e non ci vuole essere nessuna velleità a scopo commerciale. L'altra fazione che ci schiaccia a sandwich fa parte anche delle persone a cui ci riferiamo a volte. Molta gente che canta Bella Ciao la tratta come una canzone di delirio etilico, perde un po' di quel significato tradizionale che noi vorremmo e avremmo voluto dare anche al tempo di Combat Circus. Noi la cantiamo perché fa parte della nostra tradizione, è una canzone come lo è Signor Presidente, come lo è ovunque, come è partigiano, abbiamo sempre parlato di resistenza. Bella Ciao è una di queste canzoni che appartengono appunto a questo bagaglio. Il pubblico la richiede, la nostra risposta è sì. Cioè, nel dubbio che ci sia gente che dice che palle, fate Bella Ciao, siete da bottiglione, nel dubbio che chi la richiede sia proprio quello del bottiglione, nel dubbio di essere considerati il gruppo che fa Bella Ciao perché fa moda, noi comunque la facciamo lo stesso perché non appartiene a nessuno di queste tre ipotesi. E quindi adesso che siamo verso la conclusione di questa intervista, possiamo dire un album che ha avuto un discreto successo e riconoscimento da parte del pubblico, un album che ha raccolto le idee precedenti e ha cominciato la trasformazione e anche la formazione dell'identità dei Talco in questa autoriflessione, in questa cominciare a riflettere anche appunto su queste tematiche politiche, però aggiungendoci un certo distacco, una certa ironia, ma è anche l'album che vi ha portato a fare la prima esperienza nel videoclip. Com'è stata? Hai dei ricordi riguardo a questo? Nel Parco San Giuliano di Mestre. Sì, abbiamo avuto la possibilità di noleggiare quel circo, abbiamo fatto tutta la giornata là. È stato interessante a me, io sono appassionato di cinema, quindi mi interessava quanto questa persona, oltre che essere brava naturalmente, era meticolosa e aveva già programmato tutto, come farlo. L'ho seguita su come muoveva le luci, su come faceva le riprese singole, mi ha intrigato moltissimo. Molto bene, possiamo passare ai saluti, ringraziare chi seguirà questa intervista e rilanciare l'appuntamento alla prossima puntata quando racconteremo l'album Mazel Tov. Fantastico. A presto.